Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. In teoria doveva essere la seconda parte del back to stock, in teoria, e lo sarà. L'unico problema è che, da grande youtuber quale sono, avevo registrato tutto e ho perso i dati dalla schedina. Non so come onestamente, ma sono andato a riprendere la scheda dopo un paio di settimane da quando ho registrato e non c'era più nulla sopra. Mistero. Comunque, vi racconto un attimino quello che ho fatto, tanto è roba molto semplice. Anzi, ve lo faccio vedere un attimino di fuori. In pratica eravamo rimasti che avevo sostituito tutta la linea di scarico, o meglio, avevo tirato sul collettore e the cut e rimaneva il resto dello scarico. Ho smontato anche quello, quindi anche il centrale e diciamo terminale. Ora infatti siamo tornati allo stock e in pratica ho rimontato tutto e ho avuto un problemino, ovvero c'era una perdita. Infatti andava, la macchina faceva un baccano assordante e all'inizio non riuscivo a capire cos'è che perdesse, perché la linea era stata rimontata tutta correttamente secondo me, avevo anche controllato bene le inclinazioni e tutto, e pian piano andando sotto con la mano e facendo accelerare qualcuno dentro la macchina ho capito che in pratica perdevo da una giunzione qua dove il collettore si univa al tubo col catalizzatore. In quel punto lì in pratica c'è una giunzione diciamo a cono, e in quella giunzione a cono lì, quando l'ho tirata giù da quello che avevo io montato, c'era sta guarnizione a mo' di cono, e questa guarnizione quando ho smontato lo scarico è rimasta su quello in acciaio inox, e quindi io ho rimontato sullo scarico senza quella guarnizione. Quindi cosa ho fatto? Ho guardato online su eBay quanto costavano queste sorte di guarnizioni a cono, chiamiamole così, non so come descriverle, e costavano sui 12-13 euro più le spedizioni su una ventina. Cosa ho fatto? Ho chiamato il mio amico in Suzuki, ormai lo chiamo amico perché ogni tanto lo chiamo, e ricambista, e gli ho chiesto il pezzo originale quanto costasse, e in pratica il pezzo costava mi pare 16-17, più di quello di concorrenza, ma quello di concorrenza dovevo aggiungere la spedizione. Qui lo andavo a prendere e boh, risparmiavo quello, e infatti rimettendo su quel componente lo scarico ha smesso di perdere e ora è vivibilissima la macchina. Devo ammettere che adesso, guidandola con lo scarico normale, non è male lo scarico così stock, in quanto è abbastanza silenzioso quando è bassa di giri la macchina. Quando gli dai un po' di gas non è come gli scarichi moderni, che in pratica sentite solo il rumore del motore davanti e niente dietro. Questi qui ancora avevano sì una silenziosità ma non esagerata, quindi sentite anche lo scarico da dietro, sentite borbottare, il che è buono. Non è il massimo per la sportività, non vi coinvolge così tanto, ma se la mandate su di giri la macchina fa rumore. Ho rimesso su molle e ammortizzatori originali. La macchina ora è letteralmente completamente stock, a parte i tubi freno, che quelli sono in treccia, non li vado a cambiare, non avrebbe senso, quindi loro rimangono così. Il resto della macchina è praticamente tutto originale. Questo è l'interno, se volete vedere, rimontato tutti i sedili, tutto ok, senza le barre d'uomo, senza niente. E ho girato un po' con la macchina così, e gli ammortizzatori e le molle che ho messo su sono vecchi perché hanno 30 anni e non ho idea di quanti chilometri abbiano su, probabilmente 150.000 o qualcosa del genere. La cosa positiva è che adesso potete andare sopra le buche, l'asfalto un po' sconnesso, la macchina copia tranquillamente, non fa rumori strani, anzi sì, ce n'è uno là dietro l'ammortizzatore che fa un po' quel rumore lì, però dai, tutto sommato è accettabile. Dicevo, la macchina adesso è completamente stock, ora mi chiederete perché l'hai riportata stock, e in questo video vi spiego perché. In pratica ho intenzione di vendere la macchina. Ho provato a venderla così con le sue modifiche com'era,
e la gente si lamenta sempre. Tu metti il tuo prezzo, spieghi perché vuoi quella somma di denaro e c'è sempre il furbone di turno, l'intelligentone che dice oh ma quella macchina non vale, e poi tu gli fai vedere che è una Civic, un E-Cup, un EG qualunque 1400 da 60 cavalli asfitici, te la vendono a 4.000 euro e allora dici perché la mia non ne può valere di più. Che senso ha? È più rara, è molto particolare, la mia anche delle cosine, delle chicche molto uniche, perché non può valere di più. Quindi niente, sono entrato in contatto con un ragazzo che è una sorta di collezionista di queste auto, ne ha più di una. Gli piaceva molto la mia perché era messa bene, aveva queste 2 o 3 cose particolari, ma lui la voleva originale. Quindi cosa ho fatto? Ho riportato la macchina originale, ho venduto tutto l'aftermarket che avevo e in pratica aspettavo che lui la comprasse. Era praticamente già quasi tutto deciso, avevamo già una somma, gliela vedevo anche a meno di quello che avrei chiesto a qualcun altro, perché sapevo che andava in mano a qualcuno che ci teneva, qualcuno che l'avrebbe tenuta come si deve. E poi ho avuto qualche problema, diciamo finanziario, comunque non è riuscito a cambiare idea, non ne ho idea. Comunque niente, l'affare è saltato, ho tenuto la macchina online con l'annuncio per un po' di tempo, sono venute più persone, anzi no, mi hanno contattato un tot di persone, tutti curiosoni che ti chiedono 62.000 foto, la macchina di qua, gli faccio vedere i video sul canale eccetera eccetera, un sacco di domande, ma poi che vengano a vedere la macchina effettivamente sul posto è venuto solo una persona, e tra l'altro la voleva comprare la macchina per il figlio, perché lui mi diceva questa macchina l'avevo io quando ero ragazzino, vorrei che mio figlio, che aveva 18 anni forse, sì o no, non ne ho idea, dall'aspetto direi che probabilmente ne aveva 16, vorrei che mio figlio guidasse una macchina old school, questa mi sembra messa bene, ce l'avevo da ragazzino, la mettiamo a posto. Io ho detto guarda che pratica è già a posto, ma vabbè, e la guidiamo insieme. Il prezzo gli andava bene, era tutto ok. Poi in pratica il ragazzino si mette davanti a fare le foto a sta macchina, aveva una mirrorless, mi si mette davanti sul cofano a fare la foto, gli cade la macchina, gli cade sta macchina fotografica sul mio cofano, ovviamente lui scivola per cercare di recuperarla e ora vi faccio vedere cosa è successo. E in pratica questo è il risultato, non so se si vede da qui, forse vedete qui queste 2 belle bozze con annessi graffi. Quindi cofano rigato, bozzato, lì per lì devo dire che non so come ho mantenuto la calma, perché a me toccatemi tutto tranne l'auto, ti giuro, forse perché era ragazzino, sembrava molto imbarazzato, si scusava di continuo e ho detto va bene, la macchina la prendete? Sì, perfetto. Ci sentiamo, loro venivano da, mi ricordo, Lucca, una roba del genere, comunque dalla Toscana, gli ho detto ci sentiamo settimana prossima, venite su, facciamo il passaggio e tutto e la portate via, va bene? Sì, 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 sì. Gli ho detto mi raccomando, se no vi faccio pagare il cofano nuovo, la rivendizzatura del cofano, insomma. Ovviamente io il giorno dopo gli mando un messaggio su WhatsApp, io avevo il numero del ragazzino e in pratica mi aveva bloccato. Niente, non ho potuto più contattarlo, sono stato stupido io probabilmente a non chiedergli subito i soldi per la riparazione del cofano e poi gliel'avrei scalato una volta che avessero comprato la macchina, quella era la cosa giusta da fare. Non sono stato freddo, non ho ragionato bene, però esperienza, la prossima volta che mi ricapiterà una roba del genere so come agire. Detto questo, ora voi vi chiederete se la macchina non l'hai venduta, ora cosa farai? Semplicemente l'ho tenuta online per 2 o 3 mesi, nessuno si è fatto effettivamente avanti col dinero, tutte offerte al ribasso, scambi improponibili, vi lascio dire, e niente, quindi ho deciso di tenerla. La Swift starà con me, penso, non dico a vita perché è impossibile, o magari muoio prima io o esplode lei, va a capire. La Swift starà con me, riprenderò a personalizzarla come piace a me,
ora diciamo che ho carta bianca, in pratica la macchina è stock di nuovo, posso fare le mie scelte, posso prendere quello che voglio e renderla personale come piace a me. Ho già delle idee in testa, so già cosa comprare, come dicevo la roba aftermarket l'ho venduta tutta, in pratica tutto, e ho racimolato probabilmente l'80% di quello che avevo speso, quindi non ci ho rimesso più di tanto, e probabilmente andrò ancora sul nuovo e cercherò qualcosina sull'usato, per esempio le barre d'uomo, quelle cose lì che onestamente nuove servono a poco, e invece magari ammortizzatori e molle quelli posso prendere neanche usati. Il contrario, ovviamente le barre le posso prendere usate, gli ammortizzatori e le molle meglio prenderli nuovi, ovviamente, non di 30 anni fa. E niente, ci vediamo al JCM. Quest'anno non ci sono scuse, ci arriverò. L'anno scorso, il giorno della partenza, la mattina, quando sono partito, non so se ve l'ho raccontato, la macchina si è fermata alla rotonda prima dell'autostrada perché il relè della benzina era saltato. L'ho riportata a casa, probabilmente avevo idea già che era il relè, però voi vi fidereste a cambiare il relè e farvi tutta quell'autostrada su e giù per Modena? Non mi sono fidato onestamente. Se mi si fosse fermati in autostrada sarebbe stato un problema, quindi ci siamo andati su con un'altra auto, abbiamo fatto solo gli spettatori. Quest'anno invece il JCM è proprio qui. Quando molti mi chiedete cos'è quel rumore che sentite in sottofondo di auto, moto eccetera, è esattamente quello, l'autodromo di Misano. Io sono letteralmente dietro l'angolo l'autodromo di Misano e tutti i rumori che sentite vengono da lì, dalle moto. Anche in questo momento sono delle moto che corrono, probabilmente le sentite in sottofondo. Quindi quest'anno non ci sono scuse, ci arriverò dentro l'autodromo, la spingerò se necessario l'auto perché è veramente vicinissimo, e ci vediamo lì. Probabilmente ci andrò tutti e 2 giorni, prenderò il mio posticino, entrerò, parcheggerò, e se mi volete incontrare io sono lì da qualche parte, vedrete la Swift rossa, direi che è inconfondibile. Venite pure a salutarmi e a farmi qualche domanda, sono una persona tranquillissima, un ragazzo come voi, quindi non abbiate paura. E niente, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti ragazzi, pace.